Ombre sul lago è un romanzo giallo che racconta un'indagine di polizia che prende avvio dal ritrovamento fortuito di resti umani nel corso degli scavi per la costruzione di una grande galleria vicino al valico italo-svizzero ed è ambientata sul lago di Como. L'inchiesta viene affidata a un commissario di polizia, una donna, Stefania Valenti, che indaga pazientemente e coraggiosamente, anche affrontando alcune difficoltà, su questa storia che la porta poco per volta a scoprire che i resti umani appartengono a un soldato tedesco morto in Italia durante la Seconda Guerra Mondiale, in un periodo particolare della storia d'Italia e della storia locale, nel quale attraverso il confine italo-svizzero transitavano clandestinamente perseguitati politici, partigiani, ex repubblichini e soprattutto ebrei con armi, con preziosi e con opere d'arte. Sullo sfondo di questo periodo storico si apre e si dipana progressivamente anche una storia d'amore che porterà poi all'epilogo finale. L'ambientazione del libro è quella del lago di Como, il lago di Como che tutti conoscono, con i paesaggi stupendi, le grandi ville, gli incontri dei grandi della terra, ma anche le vicende dei pescatori di agoni e altri scorci più particolari e più caratteristici che i lettori potranno apprezzare, soprattutto facendo un confronto con gli stereotipi che sul lago di Como circolano, ma con una visione più intima e più rispettosa della vera natura dei luoghi. Oltre al commissario Stefania Valenti, i personaggi principali che il lettore conoscerà leggendo il libro sono quelli dei suoi colleghi di lavoro, di alcuni uomini della sua vita, per esempio un collega con il quale va molto d'accordo e con il quale condivide l'indagine, una storia d'amore nascente anche per il commissario, non solo per il soldato tedesco durante la Seconda Guerra Mondiale, e soprattutto alcuni personaggi femminili di grande personalità e di grande carattere, con molte sfumature. Ad esempio la proprietaria della grande Villa Regina, dove si sono svolte le vicende del passato e si svolgono anche alcune parti dell'indagine. Il mio lavoro è quello di medico legale, però sono un medico legale che lavora in Italia, quindi non mi occupo in prima persona di indagini, il nostro ordinamento non lo prevede. Ma mi interessa, anche perché sono un'appassionata lettrice di Patricia Cornwell e adoro Kay Scarpetta, mi interessa seguire le indagini, capire come le indagini si svolgono. Quindi il personaggio adattato nella realtà italiana non può essere quello di un medico legale, poteva essere quello di un commissario di polizia, come quelli a cui in Italia vengono effettivamente affidate le indagini. Poi un commissario di polizia segue il metodo caratteristico dei medici legali, cioè l'inchiesta paziente e minuziosa che collega tra loro fatti, dettagli e deduce una cosa dall'altra fino ad arrivare alla realtà e alla soluzione finale del giallo. Allora buona lettura a tutti quelli che amano i gialli e a tutti quelli che amano il lago di Como.